Ultimissime notizie di calciomercato Inter, sono ore molto calde, ve ne sarete sicuramente accorti, non solo per il nome, la suggestione Paulo Dybala, il rinnovo di Brozovic è sicuramente uno dei temi, ci sono però tante questioni di cui si sta parlando, aprendo e chiudendo parentesi. Siamo nel periodo della sosta per le nazionali, quindi questo è storicamente un periodo in cui il mercato trova grande spazio, soprattutto in questi mesi in cui ci si sta pian piano avvicinando all'estate. Però abbiamo deciso oggi di proporvi questo contenuto, questo episodio in cui facciamo un breve punto della situazione su alcune notizie incentrate sul calciomercato dell'Inter. Ben ritrovati amiche e amici di Passione Inter, pronti a partire, pronti a lanciarci subito delle notizie perché abbiamo tanto di cui parlare. Partirei da quella che è la questione principale che sta tenendo banco in casa Inter, non solo in società ma anche tra i tifosi, ed è quella che riguarda il reparto d'attacco. Come sapete l'Inter sta avendo discreti problemi in questa stagione, soprattutto nella seconda parte, insomma da gennaio-febbraio in poi stanno manifestandosi delle difficoltà dal punto di vista offensivo, soprattutto nell'integrazione di una coppia che nella testa di Simone Inzaghi sembra essere quella titolare, ma che nei fatti sembra dimostrare un po' di difficoltà appunto a coesistere, e stiamo parlando naturalmente della coppia Dzeko-Lautaro Martinez. L'Inter, subito devo specificarvi una cosa e devo ricordarvi una cosa: rimane il miglior attacco della Serie A. Quindi questo cosa significa? Che non ci sono problemi? No, non è questa la risposta, significa che però una buona base dal punto di vista offensivo c'è. Quindi su questa base che ci sta portando ad avere dei numeri importanti bisogna poi costruire e provare a migliorare in vista della prossima stagione. Ci sono delle riflessioni in corso in casa Inter che riguardano i 4 nomi attualmente presenti in rosa. Caicedo non lo considero perché è stato preso per essere a Milano per 6 mesi, quindi non dovrebbe rimanere oltre la fine di questa stagione. Per quanto riguarda gli altri 4 nomi, invece, dicevo, ci sono delle riflessioni in corso. In particolare, Sanchez probabilmente lascerà, ha un ingaggio considerato troppo oneroso per un giocatore che attualmente viene visto non più che una semplice riserva, e quindi difficilmente potrebbe essere promosso a titolare e quindi lascerà l'Inter. Dzeko viene considerato un giocatore ancora molto utile, anche se dovesse servire dal punto di vista del fare da chioccia un po' ad eventuali nuovi attaccanti giovani. Difficilmente l'anno prossimo però sarà un titolare come lo è stato quest'anno, perché poi abbiamo notato che spremerlo e farlo giocare 90 minuti tutte le partite ti porta ad avere un Dzeko con un'autonomia limitata che difficilmente supera l'ora totale di gioco e che spesso lo porta poi sotto porta ad essere poco lucido, a sbagliare dei gol che da un giocatore come lui non ti aspetteresti. Quindi verrà mantenuto in rosa, rimarrà sicuramente un giocatore utile, ma si ragiona per non averlo più come titolare inamovibile. L'enorme punto di domanda riguarda Correa, perché Correa è un giocatore su cui l'Inter ha investito dei soldi importanti, circa 30 milioni di euro, e che quest'anno non è ancora riuscito, siamo a fine marzo, non è ancora riuscito, diciamo, a prendersi le luci dalla ribalta in via definitiva. Io non escludo, visto il grande legame che c'è fra lui e Inzaghi, che l'anno prossimo non possa essere, diciamo, considerato l'uomo da cui ripartire. Non lo escludo questo, potrebbe anche essere così. Non escludo nemmeno che a giugno, qualora ci fossero delle offerte in arrivo, si possa rivalutare anche la sua posizione. È evidente che cederlo a giugno sarebbe un problema da 2 punti di vista. Il primo è che bocci un acquisto dopo solo un anno, dove peraltro ha avuto anche poco spazio a causa anche degli infortuni, quindi non è una bellissima figura. Ma soprattutto, avendolo pagato 30 milioni, fatico a pensare come si possa evitare una minusvalenza, e quindi anche per questo dico, secondo me gli verrà data un'altra possibilità la prossima stagione. L'ago della bilancia è Lautaro Martinez. Lautaro è un giocatore che viene considerato il punto fisso dell'Inter, visto che anche il rinnovo di contratto ha certificato questo ruolo. Bisogna iniziare a renderlo tale anche sul campo, quindi smetterà di sostituirlo ad ogni partita, considerarlo il punto intorno al quale costruire la squadra e magari valorizzare quindi appunto la sua figura. Dal punto di vista degli acquisti vado veloce. Dybala è sicuramente uno dei nomi più caldi, però è un giocatore che comunque costa tanto. È vero che arriverebbe a parametro zero, ma difficilmente l'Inter ci investirà più di circa 7 milioni netti di stipendio. Questa sembra essere l'offerta dell'Inter, anche perché ha avuto qualche problema fisico. Il rischio è di metterci troppi soldi per quella che poi
rischia di essere la resa. Quindi secondo me l'Inter ci proverà, ma senza svenarsi completamente. Scamacca rimane dal punto di vista tecnico il preferito, però si sta allargando la concorrenza. Non so se avete notato, ragazzi, il Milan su tutti sembra essere spuntato con forza, ma non solo, quindi vedremo come andrà a finire. Su Thuram e Zapata, due nomi che l'Inter ha seguito già l'estate scorsa, secondo me i contatti rimangono vivi, anche se attualmente sono considerate piste un po' più fredde. E poi c'è il nome grosso, il nome grossissimo, che è Romelu Lukaku, un giocatore che io continuo a pensare difficilissimamente tornerà per una questione non solo ambientale ma soprattutto economica, però è notizia di queste ore, l'ha riportata anche Fabrizio Biasin, pare che Lukaku abbia in prima persona chiamato Marotta dicendogli io sono anche disposto a tagliarmi l'ingaggio pur di tornare all'Inter. E questo, volendo o non volendo, è comunque un tema, è una notizia importante. Quindi vedremo se l'Inter ci proverà, consapevoli che però, come sembra avergli risposto appunto Marotta nel colloquio telefonico, è un'operazione molto molto complessa. In ogni caso, almeno un acquisto importante verrà fatto e poi si valuterà in base alle eventuali uscite. Secondo me, in ogni caso, la priorità deve essere su un giocatore che faccia gol. Io mi aspettavo che questa potesse essere l'evoluzione di Lautaro Martinez, non lo è stato, quindi a meno che non ci si voglia lavorare per l'anno prossimo, serve un giocatore che garantisca almeno 20 gol a stagione, come era Lukaku in campionato, intendo dire, altrimenti si rischiano dei problemi. Secondo tema importante, e qui vi faccio sicuramente sorridere, perché i rinnovi di contratto. Finalmente, dopo mesi, non neanche settimane, dopo mesi di discussioni, sembra essere proprio oggi che è 23 marzo, la data per l'ufficialità di Marcelo Brozovic. Vi dirò di più, può anche essere, non lo so, ma può anche essere che mentre io sto registrando questo contenuto, nella fase in cui poi lo elaboriamo e lo mandiamo online sulle nostre piattaforme, può essere che l'annuncio sia già arrivato. Quindi nel caso festeggiamo tutti insieme, è arrivato finalmente o sta per arrivare, ripeto, l'annuncio di Brozovic, questione comunque di ore, e Marcelo rinnoverà il suo contratto con l'Inter, questa è una gran bella notizia. Dopodiché si parla di altri 3 giocatori. I primi 2 per ordine di priorità in termini di scadenza di contratto sono Perisic e Handanovic, sui quali però è stato messo tutto in stand-by, visto che l'Inter sta vivendo una fase non proprio felicissima a livello di stagione, per usare un eufemismo. E quindi per ora i discorsi sono stati messi in stand-by. Sono circolate delle voci riguardo soprattutto Handanovic, secondo cui i primissimi colloqui, che comunque sono già stati sostenuti, non avrebbero dato un esito molto positivo, perché secondo alcuni pare che Handanovic avrebbe richiesto, nel caso in cui arrivasse il rinnovo, la garanzia del posto da titolare. Io non voglio crederci, perché mi sembra veramente una pretesa esagerata da parte di Handanovic. Se così fosse, personalmente lo saluterei, perché grande riconoscenza, grande rispetto, grande stima, ma se a 37 anni pretendi, rinnovando il contratto, di essere per forza il titolare con un Onana in arrivo alle spalle, per me puoi anche salutare. Poi non so come la pensate voi. L'altro nome in termini di priorità, qui non a livello di scadenza di contratto, ma priorità in termini di status, è il nostro Milan Skriniar, che in queste ore ha parlato perché è stato premiato per la terza volta, il terzo anno di fila, come miglior giocatore slovacco dell'anno, e in occasione della cerimonia ha rilasciato anche alcune dichiarazioni in merito al suo futuro, dicendo: penso che rimarrò all'Inter, ho un contratto fino al 2023, vedremo se i dirigenti del club mi proporranno un nuovo contratto, ma penso di sì. Penso siano soddisfatti delle mie prestazioni, vedremo. Io non ho visto l'intervista video, ho solo letto appunto in formato scritto le sue dichiarazioni. Mi auguro che Scree, nel dire queste parole, abbia accennato almeno un sorriso, perché penso siano soddisfatti delle mie prestazioni, vorrei ben vedere. Quindi grandi complimenti come sempre a Skriniar, anche quest'anno una stagione clamorosa. Apro e chiudo parentesi, diamogli la fascia da capitano, abbiamo un'occasione imperdibile di premiare un ragazzo che ha sempre dimostrato un enorme attaccamento alla maglia, quasi anacronistico per quelli che sono i tempi moderni, perché io vado a memoria un giocatore come lui che ha mollato il procuratore per rinnovare le cifre a cifre diciamo più vicine alle richieste della società, che ad ogni intervista non sbaglia praticamente una parola e continua a manifestare la sua stima per l'Inter, la sua voglia di rimanere, un giocatore che è stato messo in panchina per un anno intero
per le sue difficoltà ad integrarsi nella difesa a 3, ed è stato zitto, ha lavorato e si è ripreso con forza il posto da titolare ed è l'ultimo a mollare, letteralmente in ogni partita, anche in quelle più difficili. Uno degli ultimi a mollare insieme a Dumfries e pochi altri è sempre Milan Skriniar. Quindi per me, questa è una cosa che dico ormai da mesi, è il capitano del futuro. Non me ne voglia Barella, non me ne voglia nessun altro, ma dovessi scegliere io, la fascia la darei senza dubbio al nostro Skriniar. Detto questo, ultimo tema e poi andiamo in chiusura, il vice Brozovic. Abbiamo parlato di Brozovic, adesso parliamo anche del vice Brozovic, perché in queste ore l'Inter sta iniziando a sua volta a lavorare sulle alternative sul mercato, perché questa stagione ha palesato una necessità evidente, ovvero quella di avere in rosa finalmente un giocatore che, difficile dire sia simile a Brozovic, ma quantomeno lo possa sostituire con dei risultati un po' più degni di quelli che purtroppo abbiamo visto in queste recenti partite, appunto in rosa. Quindi ci sono due soluzioni. Oggi il Corriere dello Sport parlava di due possibili soluzioni. Una è una soluzione esterna e due sarebbero soluzioni interne. Allora, la soluzione esterna sarebbe Aslani dell'Empoli, giocatore di 23 anni, un talento molto importante in vista in Serie A, giocatore molto interessante sul quale c'è una concorrenza anche qui importante, anche su di lui c'è il Milan, anzi il Milan sembra essere il club più vicino. Si parla di una valutazione che si avvicina già oggi ai 10 milioni di euro sul centrocampista albanese. Le due soluzioni interne invece sarebbero da una parte Lucien Agumé, che sta facendo molto bene al Brest, sta giocando con grande continuità, e dall'altra Stefano Sensi, che a sua volta sta ritrovando continuità alla Samp e non dico che stia tornando sui livelli di 2 o 3 anni fa, però ci sta quantomeno lavorando. Vi devo dire la mia? Non mi entusiasma nessuna delle tre. Sarò molto sincero, nessuna di queste tre soluzioni mi fa scaldare il cuore in merito al concetto di vice Brozovic, ma perché? Allora, da una parte Aslani è un giocatore molto interessante che però arriverebbe dalla provincia e quindi rischia di essere un giocatore che necessita di tutto quel percorso di ambientamento, di fiducia, in un ruolo che però è nevralgico, perché se Brozovic dovesse nuovamente farsi male, come può capitare a chiunque, abbiamo capito che quel ruolo lì è un ruolo davvero cardine nella squadra, quindi non so se un giocatore come Aslani possa già essere pronto a giocare nel centro del campo a San Siro con la maglia dell'Inter, magari in Inter Juve, in Inter Liverpool o partite simili. Le soluzioni interne sono da una parte Agumé, che personalmente mi sono anche confrontato con alcuni che hanno seguito appunto il Brest e il calcio francese. Io ho avuto una percezione che poi ho trovato conferme nelle parole di questi esperti. Mi dicevano appunto che più che un regista, più che un giocatore di qualità, sembra essere più un interditore, cioè un giocatore tra virgolette più difensivo che offensivo, più di rottura che di costruzione, diciamo così. Non perché non abbia qualità, ma perché ha dimostrato anche nei numeri, se andate a vedere, di essere un ottimo recupero palloni e un discreto interditore. Quindi non so se abbia tutte le qualità per fare il regista di riserva. Sensi è un enorme punto di domanda. E Sensi, se torna a quello di qualche anno fa, io gli do le chiavi del centrocampo e costruisco la squadra a partire da lui. Il problema è che dopo 3 anni faccio fatica a fare ancora questi discorsi, perché da lui deve arrivare, in primis da lui, devono arrivare dei risultati importanti che per ora, ripeto, sta dando ancora qualche segnale di ripresa e speriamo che possa continuare così. Per l'anno prossimo in rosa me lo terrei, se dovesse chiudere bene questa stagione con la Samp. Vice Brozovic non lo so, potrebbe essere un rischio, quindi io preferisco giocatori diversi. In queste ore si è parlato per esempio di Veretout, che sembra essere pronto a lasciare la Roma a giugno. Il mio nome rimane sempre Maxime Lopez, su cui mi sto spendendo ormai da mesi, e quindi mi preferirei giocatori di questo tipo, quindi che abbiano nel DNA e nel sangue la capacità di dare ritmo e di essere proprio dei registi effettivi, molto più di quanto non sembrino essere perlomeno Agumé e Sensi in particolare. In ogni caso vedremo. La notizia che però volevo darvi è che finalmente, aggiungo io, l'Inter si è resa conto della lacuna e quindi a giugno molto probabilmente interverrà. Queste, ragazzi, erano le notizie di giornata. Se siete arrivati fino a questo punto dell'episodio, abbiamo parlato di tanti temi, però io ho pensato, festeggiamo un rinnovo di Brozovic, che finalmente sta arrivando, quindi lasciatemi nei commenti la bandiera croata, così festeggiamo l'emoji della bandiera croata e festeggiamo insieme il rinnovo di Brozo, sperando che appunto arrivi davvero in queste ore.
Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e se il contenuto vi è piaciuto. Vi ricordo poi che potete sostenere il nostro progetto andando su www.passioneinter.club o abbonandovi direttamente sul canale YouTube, e per il resto ci vediamo tutti i giorni in diretta alle 19:30.